Immaginate di ricevere un regalo di nozze. È un dipinto, uno dei più belli del vostro tempo e uno di quelli che resterà nella storia. Ma ve lo hanno regalato perché poco tempo prima è stato ucciso un uomo, e non un uomo qualunque. Oggi parliamo del dipinto Amor sacro e amor profano di Tiziano Vecellio. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice, per lavoro mi occupo di arti e su questo canale parliamo proprio di queste arti, cioè di pittura, di musica e di letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e anche di attivare le notifiche, così da essere sempre aggiornati sui nuovi video. E così, se volete, potete integrare un po' di arte nella vostra vita anche mentre fate altro. E in questo video parliamo proprio del dipinto Amor sacro e amor profano di Tiziano Vecellio, che è uno dei grandi capolavori del Rinascimento ed è anche una delle opere più famose dell'intera storia dell'arte. Ma la sua storia, la sua motivazione è davvero interessante e altrettanto interessanti sono le interpretazioni, di cui tra le tante una parrebbe proprio essere la più plausibile. E in questo video, naturalmente, andiamo a raccontare la storia, poi andiamo ad analizzare e osservare il dipinto e infine andiamo a parlare proprio delle interpretazioni. Ma prima di cominciare volevo farvi sapere di una delle novità che sto mettendo in atto. C'è qualche novità in arrivo, ve ne dico una per volta. In questo video adesso la novità di cui vi volevo un attimo parlare riguarda un ebook che ho scritto e una mia newsletter. Una cosa che ho sempre notato, infatti, studiando io prima e poi insegnando ai miei allievi, è che molto spesso la storia dell'arte, in questo caso intesa in senso lato, quindi storia dell'arte, storia della musica, storia della letteratura, la storia delle arti è sempre o quasi sempre avulsa dal contesto storico effettivo. Sì, chiaramente magari si può dire nel tal periodo accadeva questa battaglia, c'era questa guerra, c'era qualche evento saliente. Però difficilmente quando si fa la storia delle arti si va anche a studiare un po' più nel dettaglio il contesto storico. E io trovo che questo sia un po' un peccato, perché l'arte è il prodotto della propria società e di conseguenza l'arte è anche il prodotto di quella società che vive quel determinato periodo. Perciò molte volte è davvero interessante conoscere il contesto storico almeno a grandi linee per poter capire meglio l'agito di un artista e le sue stesse opere. Per questa ragione quindi ho pensato di creare per i miei allievi, ma poi a questo punto anche per tutte le persone che mi seguono, un ebook. È un ebook di circa 100 pagine, quindi non è niente di stratosferico né di impossibile da leggere. È un ebook nel quale sono andata a dare un contesto storico di massima, suddividendo la storia per macro periodi, dove si può per secoli, dove non ha molto senso farlo per secoli, per periodi o macro periodi, in maniera da dare un'idea di contesto. E all'interno di questo contesto sono andata a elencare i maggiori artisti operanti in quel periodo, pittori, scultori, architetti, musicisti e letterati. Ed è secondo me anche molto interessante vedere chi era contemporaneo di chi, perché c'è gente che si è anche conosciuta e c'è gente che era anche amica uno con l'altro. E quindi ho scritto questo ebook pensandolo per i miei allievi, ma secondo me può essere utile per chiunque e quindi anche per chi mi segue, ma anche banalmente così per curiosità, e di conseguenza ho messo a disposizione questo ebook a livello gratuito.
Come fare per scaricare questo ebook? Semplicemente iscrivendosi alla mia newsletter. È una newsletter totalmente gratuita, la gestisco io in prima persona, le email le scrivo io e scrivo un'email al mese, il primo di ogni mese. Gli iscritti alla mia newsletter ogni primo del mese ricevono questa mia email nella quale faccio un po' un recap di tutti i contenuti che ho creato durante il mese appena trascorso e quando possibile do degli sguardi, delle anticipazioni ai contenuti che saranno quelli del mese entrante. Al momento dell'iscrizione alla newsletter si riceve un'email di benvenuto nella quale c'è un pulsante che porta proprio a questo ebook gratuito in PDF che può essere scaricato. Dalla newsletter ci si può disiscrivere in qualunque momento e ci si può anche reiscrivere in qualunque momento. Se vi piace questa idea, se vorrete far parte del mio gruppo email, della mia lista email, nell'info box vi lascio il link. Il link in questione porta a una pagina del mio sito, quindi anche in questo caso sono piattaforme sicure che gestisco io. Quindi io spero che questa prima novità vi possa piacere e vi possa essere utile. Sarò molto felice se vorrete iscrivervi, vi aspetto e adesso a questo punto iniziamo con il video. E iniziamo con una storia che parte da lontano. È infatti il 1445, quando a Padova nasce Bertuccio Bagarotto. Bertuccio faceva quindi parte della famiglia Bagarotto, originariamente Bagarotto dei Corradi, una famiglia originaria di Piacenza. E una famiglia che aveva come tradizione quella giuridica. Erano infatti persone molto famose in ambito giuridico, proprio come lavoro, già dal XIII secolo. E questa tradizione viene portata avanti di padre in figlio. E come detto, questa famiglia era originaria di Piacenza, ma poi per questioni lavorative e politiche si era trasferita a Padova. E Bertuccio porta avanti la tradizione di famiglia, infatti si forma in diritto. Studia legge, studia diritto, ma studia anche diplomazia, per così dire. E alla fine del XV secolo Bertuccio è uno dei più famosi e dei più pagati docenti dell'Università di Padova, il cosiddetto Studio. Lui infatti è titolare della cattedra di diritto canonico ed è un profondo conoscitore sia del diritto civile che del diritto ecclesiastico. Ma questa sua importanza esce dall'università e Bertuccio è un giurista di tale fama che diventa una figura in grado di influenzare la vita della città e quindi questo fa di lui anche una figura politica. Tuttavia, a volte, essere una figura politica può anche rivelarsi pericoloso. All'epoca Padova era sotto Venezia, la Repubblica Serenissima. Padova, infatti, era stata conquistata da Venezia nel 1405 ed era così entrata a far parte in quelli che venivano chiamati i domini della terraferma. Questo significava anche che l'Università di Padova era, il centro di risonanza delle idee politiche della Repubblica Serenissima. E Bertuccio ci insegnava nell'Università di Padova ed era uno dei docenti più famosi, più conosciuti e più pagati dell'Università di Padova. E come abbiamo appena detto, era una figura che aveva fama anche al di fuori dell'università e che era in grado di influenzare anche la vita pubblica. Bertuccio infatti aveva, per così dire, dei collegamenti abbastanza diretti con Venezia. Ma nel 1508 accade qualcosa. Il 10 dicembre del 1508 a Cambrai, una città della Francia, si riuniscono le maggiori potenze europee, la famosa Lega di Cambrai. Questi sono il Papa Giulio II,
l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, Luigi XII di Francia e Ferdinando II d'Aragona di Spagna. E queste potenze, queste persone che incarnano queste potenze, avevano mirato la penisola italiana. Il problema è che c'era Venezia di mezzo, la quale era una bella potenza essa stessa, almeno a livello territoriale, e tendeva a espandersi. E allora l'obiettivo della Lega di Cambrai era proprio fermare Venezia, così da potersi appropriare della penisola italiana, o almeno di parte di essa. Ovviamente Venezia, neanche a dirlo, non era certo d'accordo e così scoppia la guerra. La guerra comincia, non è breve e non è neanche così semplice come ci si poteva aspettare. E tuttavia, il 14 maggio del 1509, la Lega di Cambrai dà una batosta tremenda a Venezia, nella battaglia di Agnadello. A questo punto è panico. Con l'esercito praticamente devastato, Venezia fa una scelta. Dice alle proprie città suddite: sentite, piuttosto che essere saccheggiate e rase al suolo, negoziate col nemico. Questi vogliono entrare? Negoziateci, perché altrimenti vi distruggono. E tra queste città alle quali era stato dato questo benestare c'era anche Padova. E a Padova c'era la nobiltà del posto, che non aveva mai veramente ben tollerato le tasse, le leggi e le varie questioni che aveva imposto Venezia. La nobiltà infatti avrebbe voluto riavere indietro molti privilegi che aveva prima e che con la Repubblica Serenissima aveva un po' perso. Di conseguenza, unendo questo tipo di malcontento, già piuttosto vecchiotto, al fatto che Venezia aveva dato praticamente un lasciapassare, negoziateci, basta che non vi buttano giù, la nobiltà padovana accolse praticamente bene, almeno all'inizio, l'entrata di Massimiliano I e quindi in sostanza la città di Padova si consegnò alle potenze imperiali e filoimperiali. E in tutto questo ovviamente c'entra la politica e nella politica c'entra Bertuccio, il quale accetta l'incarico di deputato ad Utilia, cioè una sorta di deputato a tempo, potremmo dire, o comunque un deputato che ha una carica specifica, che ha un compito specifico. Perché Bertuccio accetta questo incarico? Di fatto non lo sappiamo, forse perché pensava che il dominio veneziano fosse ormai finito, forse perché aveva ragionato dicendo: beh, ci hanno detto di negoziare, negoziamo, perché se magari ci rifiutiamo qui radono al suolo la città. O magari l'ha fatto puramente per senso civico, quindi ormai la situazione è questa, vediamo almeno di cavarne il meglio possibile per la città. Sta di fatto insomma che Bertuccio accetta un incarico politico sotto il nuovo governo, quindi sotto l'imperatore. Non l'avesse mai fatto. Per Venezia infatti questo fu alto tradimento, perché quell'incarico che Bertuccio aveva accettato significava gestire l'amministrazione pubblica, l'amministrazione civile e l'approvvigionamento a una città che aveva rifiutato Venezia. Ma non gliel'avevano detto loro? Sì, ma a quanto pare non veramente. Sì, l'avevano detto, però forse andava interpretata questa cosa. Interpretata come? Beh, sta di fatto, insomma, che il fatto che Bertuccio avesse accettato una carica politica sotto un governo altero rispetto a quello di Venezia faceva di lui, per Venezia, un traditore dello Stato. Venezia infatti non aveva affatto mollato il colpo e il 17 luglio del 1509 un manipolo di veneziani guidati da Andrea Gritti riuscì a entrare in Padova e fece un vero e proprio regolamento di conti. Arrestò
varie persone considerate traditori per l'appunto, e tra questi c'era anche Bertuccio, che venne tradotto a Venezia per essere processato. E il processo di Bertuccio non fu né facile né indolore e non fu per niente una formalità. Tra l'altro le cronache del tempo parlano di furibondi dibattiti, citando, all'interno del Senato e del Consiglio dei Dieci. E il Consiglio dei Dieci era all'epoca uno dei maggiori organi di governo della Repubblica Serenissima ed erano appunto 10 persone che venivano rielette ogni anno. E i furibondi dibattiti erano ovviamente dati dal fatto che non si stava giudicando un uomo qualunque, non si stava giudicando un soldato di Ventura, si stava giudicando uno dei maggiori giuristi della scena politica del tempo all'interno della Repubblica. Quindi come agire? C'era ovviamente la fazione della difesa, che diceva che Bertuccio non aveva fatto sostanzialmente nulla di male per il semplice fatto che era stata Venezia stessa a dare il benestare, negoziate col nemico, e quindi Bertuccio questo aveva fatto. E c'era poi la fazione dei colpevolisti che dicevano: beh sì, ma non così, va bene negoziate, ma non nel senso che ti devi mettere al servizio del nuovo governo rinnegando il tuo. E di conseguenza Bertuccio, agendo così, è di fatto un traditore dello Stato. Forse per una questione di maggioranza, forse per via del fatto che in questo momento Venezia aveva bisogno di riaffermare il suo potere, la clemenza fu scartata. E il 1° dicembre del 1509 Bertuccio Bagarotto fu impiccato pubblicamente a Venezia, tra le colonne di San Marco e di Sant'Odaro. Ma la vendetta di Venezia non si fermò qui. Il patrimonio della famiglia Bagarotto fu infatti completamente devastato. Venezia confiscò i soldi della famiglia Bagarotto, i beni immobiliari e i possedimenti agricoli, lasciando letteralmente la famiglia sul lastrico. E questo fu anche un messaggio molto chiaro per le famiglie padovane. Solo sottomettendosi a Venezia potevano avere garantita la sopravvivenza, sia a livello effettivo sia a livello economico. E nella famiglia Bagarotto c'era Laura, la figlia di Bertuccio. Su di lei, essendo donna, non sappiamo praticamente nulla. Sappiamo però che prima degli eventi del 1509 Laura, facendo parte di una famiglia così importante, era chiaramente inserita e ben inserita nella società padovana. E inoltre sappiamo che Laura era sposata con tale Francesco Borromeo di San Miniato, il quale però era morto. Quindi Laura aveva perso sia il padre sia il marito. A questo punto quindi Laura era in una situazione veramente terribile. Non aveva più la protezione del marito. Dobbiamo ricordare che all'epoca una donna in pratica non esisteva a livello giuridico se non nella figura del marito o del padre, nel qual caso non fosse sposata. Lei li aveva persi entrambi. Aveva perso il marito che le dava, per così dire, lo status di esistere. Aveva perso il padre al quale eventualmente avrebbe potuto tornare in caso il marito non ci fosse stato più, e non solo, aveva perso anche la sua famiglia sostanzialmente, perché la famiglia dei Bagarotto era stata completamente distrutta dalla vendetta di Venezia. Tanto che la vendetta era stata talmente puntuale, tanto che a Laura era stata persino confiscata la dote. E questo della dote era stato veramente un colpo basso, perché la dote era l'unico vero possedimento personale di una donna e la dote avrebbe dovuto servire alla donna per il proprio mantenimento e per il mantenimento dei figli in caso di vedovanza. Togliere anche questo a Laura aveva significato metterla completamente a terra e marginalizzarla. Come visse quindi Laura in quegli anni? Di nuovo, essendo donna, su di lei non ci sono informazioni specifiche,
Però molto probabilmente Laura visse in sostanza della grazia dei parenti, quindi del buon cuore di parenti più o meno vicini che molto probabilmente l'hanno ospitata. Ma se questo non fosse abbastanza, bisogna tenere conto ancora di un'altra cosa. Laura era vedova, è vero, ma nulla vieta a una vedova di risposarsi. Laura faceva parte di una famiglia ormai impoverita, ma anche in questo caso, nulla vieta a una donna di sposarsi pur in queste condizioni. Ma c'era qualcosa che vietava, tra molte virgolette, a Laura di sposarsi. Non è che glielo vietasse, ma il punto è che nessuno l'avrebbe mai voluta per questo. Laura infatti portava ormai su di sé l'etichetta di figlia di un traditore. Nessuno avrebbe mai voluto sposare la figlia di un traditore. E questo sì che era il vero grande problema, perché senza un marito all'epoca una donna fondamentalmente non aveva quasi possibilità di scampo. Eppure, un giorno del 1514, contro ogni ragionevole previsione, Laura riceve una proposta di matrimonio. E adesso quindi lasciamo un attimo Laura a valutare questa proposta di matrimonio, perché noi ci torneremo dopo. E adesso andiamo un attimo da Tiziano. Nel 1514 Tiziano Vecellio, che a questo punto ha tra i 24 e i 26 anni, è tornato a Venezia dopo aver lavorato a Padova. Tiziano infatti è un pittore che è piuttosto famoso e ha da lavorare, ma non lavora solo come pittore, è anche un imprenditore. Infatti lui commercia in legname e in questo senso sfrutta un po' la necessità che Venezia, Repubblica Marinara, aveva di acquistare legname per le imbarcazioni, e quindi Tiziano ha un vero fiuto anche per gli affari oltre che per la pittura, e quindi è una persona che riesce bene e guadagna anche bene. E proprio in questo periodo, almeno si suppone proprio in questo periodo dagli studi e dalle ricerche, quindi tra il 1514 e il 1515, Tiziano sta dipingendo un quadro. Le informazioni sulla genesi, sulla nascita di questo quadro sono praticamente inesistenti, almeno finora, almeno per quanto ne so io, anche da quanto risulta dalle mie ricerche. Poi è sempre bello quando escono novità, escono informazioni. E questo quadro si intitola, in realtà non si intitola, nel senso che il titolo originale, ammesso che ci fosse, è sconosciuto, ma da tutti e per lo più è chiamato Amor sacro e amor profano. Questo dipinto si può presentare con molti titoli: Beltà disornata e beltà ornata, Tre amori, Due veneri, Amor profano e amor divino, Donna divina e donna profana, ma certamente a oggi il titolo più usato e più conosciuto è senz'altro Amor sacro e amor profano. Si tratta di un olio su tela che misura 1,18 m per 2,79 m e a tutt'oggi è conservato nella Galleria Borghese di Roma. E ciò che vi è rappresentato sembra piuttosto lineare, dal gusto vagamente mitologico. Un fonte, due donne, ciascuna a un lato del fonte, e un amorino nel mezzo che gioca con l'acqua, il tutto ambientato in una natura piuttosto bucolica.
ma in realtà in questo dipinto c'è tantissimo da vedere. E allora cominciamo da sinistra e andiamo verso destra e osserviamo quest'opera, per ora in modo semplicemente analitico. Alle interpretazioni ci dedicheremo tra poco. Partendo da sinistra possiamo vedere nella parte in alto un castello o comunque un borgo con un castello e davanti al castello alcune persone che stanno parlando e svolgendo attività. E al castello sta arrivando un uomo a cavallo, su di un cavallo bianco lanciato in corsa. Il cavaliere sta percorrendo una strada in salita. Infatti vediamo come il castello sembri stare sulla sommità di una collina. Collina che, nella parte più bassa, presenta una vegetazione più fitta e più scura. E proprio nella vegetazione vediamo una coppia di lepri. E questa zona più scura fa da sfondo alla prima figura protagonista, la donna che sta a sinistra. Costei è una donna con i capelli mossi e biondi, la pelle chiara e liscia, gli occhi azzurri e i lineamenti fini e morbidi. Una donna che rispecchia completamente l'ideale di bellezza dell'epoca. La donna ha i capelli sciolti sulle spalle e sulla testa porta una coroncina di mirto. È vestita di un sontuoso abito bianco con rifiniture in oro e maniche rosse, in vita porta una cintura fatta di oro e pietre e indossa dei guanti. In grembo tiene dei fiori, delle rose per la precisione, e con il braccio sinistro si appoggia su di un contenitore, in parte laccato, in parte d'argento, in parte forse anche d'oro. E vicino a questo contenitore, appoggiata sul bordo del fonte, c'è un'altra rosa. E alla sinistra di questa donna, al centro tra le due donne, c'è un amorino. È un bimbo piccolo che ha un paio di alucce sulla schiena. È un amorino. O forse è proprio Amore, Eros, il dio dell'amore. E questo bambino ha un braccio immerso nell'acqua contenuta nel fonte, e ci gioca la rimesta. E poco più a destra, sempre sul bordo del fonte, è posato un bacile d'argento. Abbassandosi poi si può vedere un bassorilievo inciso sul fonte. È una scena piuttosto violenta, si può dire. Sulla sinistra vediamo un uomo che afferra una donna e davanti a loro corre un cavallo senza briglie che viene afferrato da un altro uomo, il quale rimane semi nascosto dall'arbusto che sta davanti al fonte. Poi il bassorilievo è interrotto dal beccuccio che fa uscire l'acqua e sopra il beccuccio di erogazione c'è uno stemma. E nella parte destra vediamo un uomo fustigare un altro uomo, mentre dietro la scena c'è una donna in piedi e un'ultima figura di lato che sembra portare quello che potrebbe essere un grande palo di legno. E appoggiata alla parte destra del fonte troviamo la seconda protagonista di questo dipinto, l'altra donna, o la terza protagonista, dal momento che in effetti c'è anche amore nel mezzo. Questa seconda donna ha anch'essa i capelli biondi e mossi, gli occhi azzurri, la pelle liscia e chiara, i lineamenti delicati. Insomma, assomiglia molto all'altra, per non dire che è proprio la stessa persona. Queste due donne, infatti, sembrano proprio essere la stessa persona.
Questa seconda donna regge in mano, sollevandolo verso l'alto, un piccolo braciere dal quale, si vede, esce un filo di fumo. Si direbbe proprio essere un braciere votivo, di quelli che venivano accesi in onore degli dei. E questa seconda donna è nuda o quasi. È infatti coperta solo da un panneggio bianco e rosso che le si avvolge attorno a un braccio e a una spalla e le copre le parti intime. E, come si può notare, le due donne sono vestite degli stessi colori, anche se in proporzioni invertite. La donna di sinistra veste di bianco con un accenno di rosso, la donna di destra veste, se così si può dire, di rosso con un accenno di bianco. E infine, nella parte tutta a destra del quadro, si apre un altro scorcio di paesaggio. Dietro una siepe scura si vede un prato. Nella parte più vicina, due cacciatori a cavallo tengono d'occhio due levrieri che stanno cacciando una lepre, mentre nella parte più lontana dei pastori sorvegliano un gregge. E dietro degli alberi un laghetto e un villaggio con una chiesa. Dietro ancora, verso l'orizzonte, ancora dell'acqua e forse qualche abitazione in lontananza. E infine l'orizzonte segnato dai declivi delle montagne, che pian piano diventano pianura orizzontale. E l'intero dipinto ha come quinta ultima il cielo, che sembra schiarirsi in un'alba o scurirsi in un tramonto. Nel corso del tempo, le interpretazioni possibili che sono state avanzate sono davvero tante, per cui in questo video non possiamo andare a trattarle tutte e tutte in modo approfondito. Perciò ne citeremo alcune e poi ci concentreremo su quella che oggi è ritenuta la più plausibile. Ovviamente la cosa primaria e forse più ovvia è cercare di capire chi sono le due donne rappresentate e poi eventualmente anche chi è o perché sta lì l'amorino nel mezzo. Però chiaramente il mistero più forte è rappresentato proprio dall'identità delle due donne. Un'ipotesi, per esempio, è che questo dipinto si ispiri agli Argonautica di Valerio Flacco, è un poema, e in questo senso le due donne sarebbero Venere e Medea, Medea la donna con l'abito bianco, Venere la donna nuda. Un'altra ipotesi, sempre di stampo letterario, vorrebbe collegare questo dipinto al componimento di Petrarca Chiare, fresche et dolciacque, che è un componimento presente nel canzoniere, proprio per via del fatto che c'è questo fonte pieno d'acqua e l'acqua viene rimestata da amore. Un'altra interpretazione che guarda più all'impianto generale del dipinto vorrebbe che queste due donne rappresentino la bellezza e la passione. La bellezza la donna vestita di bianco, la passione la donna seminuda. E in questo senso ovviamente il titolo Amor sacro e amor profano fa un po' eco a questo modo di lettura del dipinto. Un'altra ipotesi piuttosto interessante leggerebbe in queste due donne, o perlomeno nella donna di sinistra, quindi nella donna col vestito bianco, un ritratto di Violante. Violante, la figlia di Jacopo Palma il Vecchio. Costui era un pittore molto bravo e molto famoso alla sua epoca e aveva appunto una figlia di nome Violante.
e lo studioso che ha avanzato questa ipotesi si rifà a un ritratto attribuito a Tiziano che rappresenterebbe proprio Violante. Queste interpretazioni e altre che ci sono tutte interessantissime, eppure sembrano in un certo senso non riuscire a leggere il dipinto nella sua interezza. Infatti questo dipinto è pieno di particolari che sembrano voler avere una lettura e che quindi sembrano non essere riconducibili semplicemente, tra virgolette, a un ritratto o a letture allegoriche o a rappresentazioni di scene letterarie. La chiave di lettura, infatti, sembrano essere le due donne, che sono identiche e quindi che potrebbero anche essere la stessa persona o i due lati di una stessa persona. E questo viene esplicato attraverso i vari titoli che sono stati dati a questo quadro: amor sacro e amor profano, quindi la stessa cosa vista in due modi, Venere celeste e Venere terrena, la stessa cosa vista in due modi, e così via. Ma allora, chi sarebbe chi? La donna a sinistra, quella riccamente abbigliata, sarebbe l'amor profano o Venere terrena. E costei è una sposa. L'abito infatti è l'abito ricco di una sposa e lei porta in grembo delle rose che sono il simbolo della femminilità, anche in senso più carnale, e porta sul capo una coroncina di mirto, una pianta sacra a Venere e allusiva al matrimonio. Inoltre, questa donna indossa i guanti e anche questo ci dice che è una sposa e ci dice che è una sposa di ceto elevato. E infine questa donna si appoggia a un contenitore, quel contenitore laccato e d'argento. Quello è una scatola per il cucito, che era il regalo tipico che lo sposo faceva alla sposa. Si può quindi dire con un certo margine di sicurezza che questa prima donna sia una sposa e lei rappresenta l'amor profano o Venere terrena. E qui c'è una curiosità da dire in merito all'abito di questa donna. Dagli studi è emerso, fonte Galleria Borghese, dagli studi è emerso che originariamente il vestito di questa donna era rosso e solo in un secondo momento Tiziano ci ha ripensato e lo ha fatto bianco. Perché? In molte fonti si può leggere che Tiziano cambiò il colore dell'abito da rosso a bianco proprio perché questa donna è una sposa. Tuttavia, io ho fatto una riflessione. All'epoca le spose non vestivano di bianco. Quindi il bianco non era il colore del matrimonio, perciò non penso che avesse quel tipo di significato. Un'ipotesi, un'idea su cui ho riflettuto io è questa. All'epoca il rosso era il colore del potere, della nobiltà, dello status sociale e della ricchezza. E quindi potrebbe essere che magari è stato per quello che all'inizio Tiziano aveva vestito di rosso questa donna terrena, quindi questa donna ricca. Poi perché allora ha deciso di vestirla di bianco? Avrebbe potuto vestire di rosso la Venere terrena per denotarne potere e lusso e ricchezza e vestire di bianco la Venere celeste per denotarne purezza. Perché quindi ha deciso sostanzialmente di invertire i colori? Non lo sappiamo. Che forse abbia ritenuto più interessante invertire i colori e quindi usare il colore della purezza per la Venere terrena e il colore del potere per la Venere celeste, che comunque anche la Venere celeste ha un panneggio bianco oltre al panneggio rosso. Di fatto una risposta non ce l'abbiamo. Questa è una mia opinione e quindi insomma io ve la dico, però chiaramente rimane una mia opinione e quindi come tale non deve assolutamente essere presa né come una verità né come uno studio certificato.
Comunque sia, quindi questa donna con questo ricco abito è la Venere terrena o amor profano. L'altra, quindi, quella seminuda, è la Venere celeste o amor sacro. E costei posa come una vera Venere, seminuda, coperta solo da un panneggio, in questa posizione tra l'impiedi e l'appoggiato, con questo brucia incenso votivo in mano che solleva verso l'alto, come a indicare la via, come a indicare un punto dove si dovrebbe tendere. E questo ci sarà utile tra poco. E in tutto questo ovviamente non poteva mancare una lettura di stampo neoplatonico. E in questa lettura abbiamo proprio la contrapposizione tra una Venere terrena, ovvero un amore terreno, e un amore celeste. E l'amore terreno viene guidato a diventare amore celeste, anche per estensione amore cristiano, proprio come volevano i neoplatonici. Di questo concetto e del neoplatonismo ne abbiamo parlato un po' più per esteso nei video dedicati al dipinto Nascita di Venere di Botticelli e al dipinto Primavera di Botticelli, nei quali c'è, o perlomeno ci potrebbe essere, proprio questa lettura neoplatonica, questa lettura di stampo neoplatonico, secondo la quale viene raccontata la trasformazione dell'amore terreno in amore celeste, che per estensione diventa anche amore cristiano, perché come abbiamo spiegato in quei video, i neoplatonici fanno un po' questo mix tra mitologia e cristianesimo, unendo i valori di queste due culture, se così vogliamo, e parlando anche di purificazione, di acqua battesimale e così via. Quindi, secondo la lettura neoplatonica, qui avremmo la donna terrena, che rappresenta l'amore terreno, che viene esortata dall'amore celeste, quindi dalla Venere celeste, ad elevarsi, e la Venere celeste lo farebbe sollevando il braciere, quindi questo braciere con il fumo dell'incenso che sale verso l'alto e lei stessa solleva verso l'alto questo braciere, starebbe a indicare alla donna terrena di elevarsi. E come può fare questa donna terrena a elevarsi fino a diventare una Venere celeste? Attraverso amore. E amore infatti è in mezzo a loro. C'è la donna vestita, c'è amore che gioca con l'acqua e c'è la Venere celeste. Quindi attraverso amore la donna terrena passerebbe e diventerebbe la donna celeste. E in questo senso sarebbe anche chiaro il perché amore gioca con l'acqua. Come dicevamo prima, come abbiamo accennato, per i neoplatonici l'acqua rappresenta la purificazione dell'acqua battesimale e guarda caso amore qui sta giocando con l'acqua, un'acqua contenuta in un fonte battesimale, e quindi insomma c'è tutto questo intreccio di lettura di stampo smaccatamente neoplatonico. Lettura che, volendo, viene rafforzata ulteriormente dallo sfondo. Lo sfondo infatti è più scuro dietro la Venere terrena e più chiaro dietro la Venere celeste. E dietro la Venere terrena c'è un castello, un piccolo borgo con un castello, a rafforzare l'idea che questa donna è terrena, quindi ha a che fare con la mondanità, col castello, con la vita di un borgo. Mentre dietro alla Venere celeste c'è in lontananza, sì, un paesino, è vero, ma con una chiesa. Di nuovo questo mix tra mitologia, concetto del celeste e amore cristiano e elevazione cristiana. E poi dietro questo piccolo paese con la chiesa si ha questo sfondato con dell'acqua ancora e poi con questo orizzonte che tende all'infinito. Molto interessante, la lettura neoplatonica qui ci sta molto bene. Sorge una domanda, ma non potrebbe essere il contrario?
ovvero non potrebbe essere che la Venere celeste sia la donna vestita, mentre la Venere terrena sia la donna seminuda a rappresentare voluttà e passione? Probabilmente chi ha dato il titolo Amor sacro e amor profano intorno al 600 l'aveva letta proprio così, cioè l'aveva letta in chiave, se vogliamo, moralistica. E però la comunicazione del dipinto sembrerebbe proprio non supportare questa tesi. Perché? Da un lato, per la possibile lettura neoplatonica di cui abbiamo appena parlato. D'altro lato, per gli attributi della sposa, che sono proprio quelli di una donna terrena: vestito, gioielli, scatola del cucito, borgo con castello alle spalle, insomma tutti attributi che hanno effettivamente poco a che fare con un eventuale amore celeste o sublimato. Ma soprattutto perché la Venere celeste sembra davvero rivolgersi alla donna terrena per indicarle la strada. Lo vediamo dai gesti, lo vediamo dal fatto che la guarda, lo vediamo da tutto il contesto di cui abbiamo parlato. E questa forma comunicativa ci porta a quella che a oggi è la lettura considerata più plausibile di questo dipinto. Lettura che comunque non esclude affatto anche lo strato neoplatonico, che rimane perfettamente sovrapponibile. Dobbiamo infatti riprendere adesso la nostra storia. Vi ricordate di Laura? Laura Bagarotto, la figlia di Bertuccio. Laura, che a questo punto ha la vita devastata, è vedova, ha perso suo padre, ha perso la sua famiglia praticamente, ha perso tutto ciò che possedeva, ha persino perso la sua dote che le è stata confiscata, vive della grazia dei parenti e ha su di sé lo stigma di figlia di traditore. Nessuno vorrebbe una donna in queste condizioni, eppure nel 1514 Laura riceve una proposta di matrimonio e la riceve da un certo Niccolò Aurelio. Di costui si sa poco o nulla, ma si sa che faceva parte del Consiglio dei 10 che aveva condannato Bertuccio Bagarotto. Ebbene sì, Laura riceve una proposta di matrimonio da uno dei funzionari che aveva condannato a morte suo padre. E qui la domanda è: ma perché? Niccolò si era innamorato di Laura? O era una mossa politica? O erano entrambe le cose? Da una parte è vero che Venezia aveva deciso di rafforzare il suo controllo sui possedimenti della terraferma, adesso con politiche di pacificazione. Prima lo aveva fatto con politiche violente, di cui, parentesi, Bertuccio era stato una delle vittime evidentemente. Adesso lo voleva fare invece puntando sul concetto di pacifismo, per così dire. D'altra parte è anche vero che a un certo punto, finito il momento di follia e di euforia e di violenza, anche Venezia si era resa conto che molto probabilmente aveva messo a morte un uomo innocente, uno dei suoi più maggiori funzionari e un uomo che si era comportato secondo i dettami che la stessa Venezia aveva dato. Ovviamente a questo punto cominciava a serpeggiare anche un po' di imbarazzo. E quale migliore sistema per rimettere a posto le cose se non un matrimonio? Niccolò Aurelio era un cittadino veneziano influente e importante ed era stato anche il segretario del Consiglio dei 10,
certo sì, nel momento in cui avevano messo a morte Bertuccio, però è proprio questo il punto. Un matrimonio tra lui e la figlia di Bertuccio significava riparare ai torti, significava anche riabilitare la figura di Bertuccio indirettamente, significava riabilitare Laura, significava rendere di nuovo i possedimenti alla famiglia Bagarotto e in un certo senso significava anche una sorta di gesto di scuse da parte proprio del governo. Che cosa poi ne pensasse Laura di dover sposare uno di quelli che avevano messo a morte suo padre non è dato sapere. Però molto probabilmente Laura non poteva rifiutarsi, probabilmente proprio per la sua condizione del momento. Lei non aveva più protezione sotto nessun punto di vista, non aveva più il padre, non aveva più un marito, non aveva più i suoi averi, non aveva più nemmeno la dote, non era nelle condizioni di poter rifiutare. E quindi Laura accetta e in questo modo le vengono ridate tutte le sue ricchezze, dote compresa. E lei viene riabilitata a livello sociale e le viene tolta l'etichetta di figlia di traditore. Il 17 maggio 1514 viene celebrato il matrimonio tra Laura Bagarotto e Niccolò Aurelio. E in quest'ottica Niccolò Aurelio, che era comunque un uomo di ampia cultura, fa qualcosa, fa un regalo alla sua sposa, ovvero commissiona a Tiziano il dipinto che oggi viene chiamato Amor Sacro e Amor Profano. Ebbene sì, a quanto pare il committente di questo dipinto fu proprio Niccolò Aurelio e proprio in questa contingenza. E allora a questo punto molto probabilmente la donna raffigurata è Laura e allora tutto il dipinto prende un altro significato molto più profondo. Riprendiamo allora il quadro in quest'ottica. È Laura quindi la sposa sulla sinistra, perché questo è un dipinto a tema matrimoniale. È Laura la sposa, vestita da sposa, con gli attributi della sposa, con la scatola del cucito, con il castello alle spalle. E se la si osserva, è vero che nei ritratti, come nei dipinti di stampo allegorico, all'epoca nessuno sorrideva. È anche per questo che è famoso il sorriso della Gioconda. Però è anche vero che questa sposa sembra davvero compassata e i colori che la caratterizzano sono freddi. Che sia forse anche per questo che Tiziano ci ha ripensato in merito al colore rosso dell'abito e ha pensato meglio di farlo bianco? Anche la pelle della sposa è di un colore freddo e questa donna guarda dritta davanti a sé e guarda l'osservatore. E allora è Laura, che si può solo immaginare in che stato d'animo fosse avendo dovuto sposare uno dei funzionari che aveva condannato suo padre. E proprio qui prende significato la seconda Venere. Questa seconda donna, che ha le fattezze di Laura, potrebbe rappresentare i due lati di Laura, ovvero quello pubblico, la donna vestita in modo consono al suo rango, e quello privato, la donna seminuda e sensuale per suo marito. Ma soprattutto potrebbe rappresentare la parte spirituale di Laura che le indica la strada. La Venere celeste, infatti, è morbida, sensuale e più calda nei colori e si rivolge a Laura.
Quindi questa Venere sta esortando Laura a diventare una moglie innamorata per suo marito, c'è anche amore accanto, e anche a concedersi a suo marito carnalmente, così come vuole Venere. Ma è anche spirituale questa figura, che alzando il brucincenso verso l'alto indica a Laura l'elevazione spirituale che l'amore e il matrimonio danno e devono dare. Accanto c'è amore e una chiesa alle spalle. La Venere celeste sta indicando alla Venere terrena, cioè Laura, la via giusta, la via dell'amore coniugale, ovvero le sta mostrando cosa deve fare e chi deve essere. E in questo senso anche la lettura neoplatonica è perfettamente sovrapponibile a quello che Laura deve fare e diventare. E in questa lettura matrimoniale anche molto altro prende senso. In questa lettura amore nel centro ha senso. Ovviamente è collegato a Venere, sarebbe il figlio a livello mitologico, ma qui è chiaramente simbolo dell'amore nascente, o che deve nascere, tra Laura e suo marito. Ma non solo. Questo fonte che sta tra le due donne, a ben guardare, sembra un sarcofago. Sarebbe quindi la reminiscenza di Bertuccio e della morte di Bertuccio. Sarebbe il sarcofago di Bertuccio, che però è pieno d'acqua e l'acqua è fonte di vita. Infatti quest'acqua, cadendo sul terreno, lo rende fertile e fa crescere l'erba e le piante. E quest'acqua viene rimestata da amore, perché è grazie ad amore che nasce la vita e la morte viene trasformata in vita. In questo senso il sarcofago di Bertuccio, cioè la morte, viene mutata in vita, quindi in una fonte d'acqua, da amore. Il messaggio è chiaro. Se Laura ama suo marito Niccolò, che faceva parte di quelle persone che avevano condannato Bertuccio, allora la morte di Bertuccio diventa vita nel matrimonio tra Laura e Niccolò. E in questo senso anche il bassorilievo che figura su questo sarcofago viene letto come una punizione alla violenza. A sinistra, infatti, vediamo un uomo che afferra una donna per un braccio e un cavallo senza briglie viene fermato da un altro uomo. Questa prima parte della scena può essere letta come un tentativo di violenza, ovvero un uomo che sta per prendere una donna con la forza, mentre il cavallo senza briglie rappresenterebbe proprio la passione senza freni, che però viene fermata e dominata da un altro uomo, quello nascosto dalla pianta. E poi vediamo a destra nel bassorilievo un uomo che viene fustigato mentre una donna più indietro lo guarda. Questa scena può essere letta come la punizione dell'uomo che aveva tentato di prendere la donna con la forza e, per estensione, la punizione per la non capacità di tenere a bada i propri istinti. E non solo. In quest'ottica assume significato anche la coppia di conigli dietro la Venere terrena, che diventano così simbolo di fertilità. E un altro simbolo di fertilità è il bacile d'argento poggiato sul fonte, perché era un oggetto utilizzato durante il parto. E sul fondo di questo bacile sembra esserci uno stemma, lo stemma dei Bagarotto. Mentre, molto più visibile, sul fronte del sarcofago, proprio sopra la bocchetta di erogazione dell'acqua e della vita, e non sembra casuale questa cosa, c'è lo stemma degli Aurelio.
Ed eccolo qui il regalo di nozze per Laura. Ma poi, com'è andata a finire la storia tra Laura e Niccolò? Sembra che il loro matrimonio sia andato bene. Nel suo testamento Niccolò scrive parole di stima e di gratitudine per la moglie e dice che la loro unione è stata caratterizzata dall'armonia. Che cosa ne pensasse Laura non è dato sapere. Quello che si sa però è che questo matrimonio, oltre ad aver riabilitato Laura, oltre ad aver riabilitato la sua intera famiglia e oltre ad aver riabilitato la figura di Bertuccio, ha senz'altro dato alla storia dell'arte e al mondo uno dei più grandi capolavori del Rinascimento. E io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me fin qui. Conoscevate già questo dipinto, la sua storia e i suoi significati? Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un mi piace. E se questo canale vi piace considerate l'idea di iscrivervi e se vi va considerate anche l'idea di iscrivervi alla mia lista email. Detto questo quindi io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!